Azul da 2 a 4 giocatori. Preparazione: 2 giocatori, 5 cerchietti. 3 giocatori, 7 cerchietti. 4 giocatori, 9 cerchietti. Metterli al centro del tavolo. Dare una plancia a giocatore ad ognuno e un segnalino punti. Tabellino colorato, livello facile. Tabellino grigio, livello difficile. Mescola e prendi a caso dal sacchetto 4 mattonelle per ogni dischetto. Mettere in mezzo la mattonella col simbolo 1. Qui andremo a segnare i nostri punti. Qui aggiungeremo le nostre piastrelle, partendo sempre da destra, e completeremo le nostre righe, mentre questo è il pavimento da completare. Nel livello difficile avremo libera scelta, potremo andare a mettere dove ci pare le nostre piastrelle. Il primo giocatore prende tutto un colore da un dischetto e scarta gli altri colori al centro. Passa il turno e fa lo stesso il giocatore dopo di lui in senso orario. Piazza tutte le piastrelle su una riga del tabellino partendo da destra. Come per i dischetti vale la stessa regola per il centro degli scarti. Se prendi dal centro per primo, prendi anche il simbolo primo giocatore e lo metti in fondo. Vale come piastrella avanzata. Si prosegue finché non finiscono tutte le piastrelle in gioco. Lo scopo del gioco è quello di riempire le linee del tabellone. Si parte mettendo i colori sulla destra. Non si possono mettere più colori su una stessa linea. Se abbiamo preso 2 piastrelle gialle e al turno successivo prendiamo 2 rosse, non possiamo metterle così. Andranno messe da un'altra parte. Se abbiamo preso altre piastrelle dello stesso colore e vado a completare ma me ne avanza una o più di una, non posso metterle su altre linee. Va scartata. Si possono aggiungere piastrelle solo su una linea, quindi quelle che avanzano vanno messe nei malus. Se vado a prendere altre piastrelle gialle non le potrò più mettere su questa riga, perché è già stata completata. Non potrò dopo aggiungere in seguito altre piastrelle gialle, perché quando ho finito non posso fare questo. Quindi dovrò per forza metterle su un'altra linea e completare la linea per aggiungere la prossima piastrella. Una volta finito di contare i punti si passa al prossimo round. Si riempiono di nuovo i dischetti e si ricomincia, continuando a completare le varie linee. Il bello di questo gioco è che sono sempre obbligato a prendere un colore. Sempre tutto, non posso prendere soltanto una piastrella, devo prendere tutte le piastrelle di quel colore, che sia dal dischetto o dagli scarti. E quindi cosa succede se ho tutti gli spazi occupati? Sono costretto per forza a prendere tutto il colore e metterlo nei malus. Quindi questa è una strategia dove possiamo decidere se far prendere al nostro avversario più punti malus o cercare noi di fare più punti. Quando finiscono tutte le piastrelle sul tavolo si vanno a contare i punti del round. Alla fine del round si mettono le piastrelle sul corrispettivo colore, se naturalmente è stata completata la linea. In questo caso i blu e i gialli non possono essere trascinati a destra perché non ho completato ancora le linee, quindi dovrò aspettare il prossimo round. Quando prendo un colore parto da destra. In questo caso, se ne prendo solo 2, partendo da destra, mi avanzeranno altre 2 caselle libere. Al turno dopo, se riuscirò a prendere altre 2 caselle, avrò completato una linea e quando sarà finito il round si andranno a contare i punti trascinando la prima a destra sul tabellone in corrispondenza della linea. In questo caso la gialla va sul giallo. Le altre si scartano. Quando una linea orizzontale è piena, si prende la prima e si sposta a destra. Le altre si scartano e si mettono dentro una busta o dentro la scatola. Quella piastrella varrà un punto se non ci sono altre piastrelle adiacenti in orizzontale o in verticale. Nel caso ci fosse un'altra piastrella, si contano i punti in orizzontale e in verticale. In questo caso si conta 1, 2, 3, 4. Se ce ne fossero di più, in questo caso si conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si contano sempre verticale e orizzontale. Se non ci sono quelli verticali, solo quelli in orizzontali. Ad esempio 1, 2, 3. Questa non si conta perché non è adiacente. Se ho delle caselle sull'ultima riga,
tolgo la somma dei corrispettivi punti. Attenzione, le prime due valgono meno un punto, le altre tre meno 2 punti, eccetera, fino a un massimo di meno 14 punti. Anche la tessera primo giocatore si conta nei malus. Quando si vanno a contare i punti, se si sono completate le linee, si conta sempre dall'alto verso il basso. Quindi parto dalla prima e proseguo e vedo se vengono sommati i vari punti. Ogni volta che piazzo sulla destra le caselle, vado a contare i punti. Come detto prima, se ci sono piastrelle adiacenti, si conta il punto anche della piastrella adiacente, in questo caso 1 e 2. Questa rossa, aggiungendola, mi ha fatto fare 2 punti, mentre quella nera mi ha fatto fare un solo punto. Quindi un punto, aggiungo quella rossa, 1, 2, quella blu niente, quella gialla niente. Le piastrelle scartate dal nostro tabellone non vanno rimesse qua, ma da un'altra parte, in un altro sacchetto o nella scatola. Successivamente, quando questo sarà vuoto, prenderemo quelle piastrelle messe da un'altra parte e riempiremo di nuovo il nostro sacchetto e ricominceremo sempre a riempire i dischetti presi da qua. Anche le tessere sui malus vanno prese e scartate dopo aver finito di contare i punti. Facciamo finta che ho completato quella gialla anche sotto. Aggiungendo quella gialla, questa qua in questo momento mi vale 3 punti, quindi 1, 2, 3. Se ci fosse stata già una casella blu, e mettiamo anche un'azzurra qui, o anche un'altra blu qua, nel momento in cui aggiungo questa qua gialla, scarto sempre le altre, questa gialla mi vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti, perché si contano sempre verticali e poi si contano anche le orizzontali. Si aggiungono punti sia delle linee verticali che delle linee orizzontali, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 più 4, 7. Una volta finito si rimette la tessera del primo giocatore al centro ed ora quello che l'ha messa al centro sarà il primo giocatore. Si riprendono a caso 4 tessere per ogni cerchietto e si continua la partita. Il gioco finisce quando un giocatore riesce a completare una linea orizzontale. Quando uno dei giocatori si accorge di aver finito una linea orizzontale, la partita è finita. Si contano i punti normalmente, più i punti bonus. In quel caso si contano tutte le linee orizzontali completate, che varranno più 2 punti, indicato qua, tutte le linee verticali, 7 punti, indicato sempre qua, o il completamento di un colore, 10 punti per ogni colore completato. Chi ha più punti vince. In conclusione, Azul è un gioco molto semplice. La cosa un po' complicata magari è contare i punti all'inizio, ma poi ti abitui subito. Ci sono tante strategie da fare. Magari in 2 giocatori diventa quasi una partita a scacchi e la componente di casualità è veramente poca. La bravura sta nel sfruttarla a proprio vantaggio. Quindi controlla sempre quello che deve fare l'avversario, controlla quello che non può fare l'avversario soprattutto, in modo che gli fai mangiare punti. Mi raccomando, controlla l'avversario quando conti i punti e soprattutto ricordagli che ha delle caselle malus a cui togliere i punti. Se hai apprezzato, seguimi sul mio canale. Farò magari altri video tutorial come questo qua.